In questo video parleremo di form HTML, come creare un form per la raccolta dati all'interno di una pagina web, come inviare queste informazioni ad una pagina PHP per il successivo salvataggio in un database MySQL. In questo primo video vedremo tutti i vari tipi di campo, vedremo come fare un minimo di validazione affinché i campi obbligatori non vengano lasciati vuoti e vedremo come la pagina PHP riceverà queste informazioni. In un secondo successivo video invece vedremo come memorizzare queste informazioni all'interno di un database MySQL. Cominciamo quindi a aprire il nostro editor Microsoft Visual Studio Code, creiamo una pagina HTML vuota e cominciamo a creare il primo oggetto. Il primo oggetto che creeremo sarà un form, quindi digitiamo form. I suggerimenti ci danno tre tipi di form, form 2 punti post, mi va a creare un tag form. Il form sostanzialmente è il contenitore, l'oggetto che andrà a contenere tutti i miei campi e che di fatto verrà inviato alla pagina di destinazione. Gli attributi del campo form, almeno i principali, sono l'action. L'action è la pagina di destinazione di quel form, ovvero dove noi manderemo le informazioni. Se lasciato in bianco significa che le informazioni verranno inviate alla pagina medesima, quindi a se stessa. Poi abbiamo l'attributo method che ha due possibili valori, post e get. Ok? Vi spiegherò più tardi cosa significa questa differenza. Per il momento lasciamo post e abbiamo creato il nostro form. Un altro attributo che io vi consiglio comunque sempre di dare è il name, ovvero il nome. Lo possiamo chiamare ad esempio form 0. A questo punto siamo pronti per andare a creare il primo campo. Il primo campo, il più semplice, è il campo di tipo testo. Andiamo quindi a digitare input e vedete che Visual Studio Code mi propone tutta una serie di campi, ok? I tipi di campo sono veramente tanti, sono più o meno 22. Noi iniziamo con quello più semplice, che è quello di tipo text. Ok, ma se andiamo a cercare in internet, sul sito della W3C, ad esempio, tutti i vari tipi di campo, qua vediamo che ce ne sono veramente parecchi. Andremo quindi ad analizzarli uno per uno, andremo a vedere le varie proprietà, come si utilizzano, come si validano, eccetera, eccetera. Quindi partiamo con il nostro campo di testo. Allora, input, il tipo appunto lo vedo nell'attributo type, il cui valore è text. Gli diamo sempre un nome, supponiamo di voler raccogliere il nome di una persona, quindi lo chiamiamo proprio nome, e l'id lo chiamiamo sempre nome. Ora, la differenza tra name e id, tra questi due attributi, li vedremo man mano che vi spiego le cose. Andiamo a salvare e andiamo ad aprirci la nostra pagina. Ecco qui. Ingrandisco un attimo, facciamo un po' di zoom, ok. Abbiamo creato il nostro campo di testo. Chiaramente vorremmo andare a creare anche un'etichetta per questo campo, per sapere che tipo di informazione va digitata. Andiamo quindi a creare una label for, e qui ci chiede per quale campo stiamo creando questa label. È fondamentale mettere nell'attributo for l'id del campo, quindi non il nome, ma l'id. Quindi andiamo a scrivere nome e all'interno del nostro label andiamo a scrivere proprio la parola nome, 2 punti. Salviamo, ricarichiamo la pagina con F5 e abbiamo il nostro campo con la sua etichetta. Ora notiamo una cosa, appena io ci clicco dentro, quello che succede è che il nostro browser ci propone una serie di suggerimenti. Questo perché se avete attivato la memorizzazione dei dati all'interno dei form, impostazione del browser ovviamente, lui mi propone dei valori che ho precedentemente inserito per un campo che ha lo stesso nome, in questo caso si chiama nome. Questo di per sé non è un problema, anzi facilita la compilazione dei form da parte degli utenti che spesso si trovano a digitare le stesse informazioni, nome, cognome, città, indirizzo, che sono sempre quelle fondamentalmente. Però se noi volessimo disabilitare questo comportamento,
Potremmo farlo aggiungendo un attributo che si chiama autocomplete, il cui valore lo mettiamo off. Quindi salviamo, ricarichiamo la pagina ed ora facendo clic, vedete, non succede assolutamente nulla, non appaiono più suggerimenti. Andiamo quindi a creare magari un div di separazione che ci è utile per andare a separare i vari elementi del form. Andiamo a creare un secondo elemento che sarà il bottone di submit. Quindi io scrivo semplicemente button di tipo submit e quello che succede è che viene creato un bottone. Ovviamente diamo un testo a questo bottone, potrebbe essere invia. Salviamo, ricarichiamo e quello che succede è questo. Ora all'interno dell'action andiamo a specificare una pagina che riceverà queste informazioni, ad esempio ricevi.php, ok? Carichiamo la pagina, scriviamo un'informazione, scriviamo Mario e facciamo invia. Ora quello che succede è che ovviamente la pagina non è stata trovata perché il mio browser ha tentato di aprire il mio file ricevi.php, come si può vedere qui. Ok, ricevi.php, ma questo file non è ancora creato e quindi giustamente Apache, il web server, mi dice guarda che non ho trovato la pagina. Quindi torno indietro, vado a creare il mio file ricevi.php e a questo punto quello che faremo è aprire i classici tag PHP e andremo a scrivere print r di dollaro trattino basso post scritto in maiuscolo. Ok, salviamo, rinviamo e quello che succede è questo. Ora abbiamo stampato un array. Se andate a vedere la lezione numero 3 del corso di programmazione PHP, in cui parlo degli array, vi ricorderete sicuramente la funzione printr, che è quella funzione che prende un array e ne stampa il contenuto formattato. E avevamo detto che se volevamo vedere in maniera indentata la formattazione di un array stampato con la funzione printr, bisognava racchiudere questa istruzione nei tag pre/pre, ok? Quindi quello che succede è questo. Ora, che cos'è l'array $-post? Questo array fa parte delle variabili chiamate superglobali, superglobals, ovvero, dice la guida qui, php.net, sono delle variabili PHP che sono superglobali, il che significa che sono disponibili in tutti gli ambiti, ovvero all'interno di funzioni, anche al di fuori di funzioni e in tutti i file che noi andiamo a scrivere in PHP. Quindi non c'è neanche bisogno di utilizzare la parola global. Se vi ricordate la lezione sullo scopo delle variabili, abbiamo parlato di questa parolina global. Ecco, sappiate che per le variabili super globali non è necessario dichiararle con la parola global. Quindi fondamentalmente ci sono queste variabili super globali che sono visibili sempre e comunque. Tra queste notiamo appunto post, get e files, che sono le tre che ci serviranno almeno inizialmente. Perché queste variabili abbiamo detto? Perché noi abbiamo definito il metodo di invio di questo form come post. Se avessi definito get, quindi andiamo a vedere la prima differenza, qui avrei dovuto stampare l'array get. Ok? Facciamo un altro esempio. Utilizziamo il get e vediamo cosa succede. Allora, creiamo un altro campo, quindi copiamo questo e andiamo a scrivere cognome. Cognome. E qui cognome. A questo punto ricarichiamo la pagina. Mario Rossi.
e vediamo che a questo punto l'array contiene due elementi. L'array associativo, anche qui andate a vedervi la lezione sugli array, il cui elemento si chiama nome, il cui valore è Mario, e l'elemento, vabbè qua ho sbagliato, scusate, ho sbagliato a scrivere cognome, ok, rifacciamo, Mario, sì, ok, adesso è giusto, e appunto l'elemento associativo chiamato cognome, il cui valore è Rossi. Notiamo che avendo messo il metodo get nel tipo di invio del form, tutti questi parametri sono stati accodati all'indirizzo della pagina di ricezione, ovvero è stata aperta la pagina ricevi.php, poi notiamo un punto interrogativo e poi il nome della prima variabile, che è nome, il primo campo, uguale e il valore Mario. Poi c'è un AND che vuol dire, guarda che c'è anche un altro campo, cognome uguale Rossi. Quindi la prima differenza tra questi due metodi è che get va a scrivere in chiaro tutto quello che andiamo ad inviare. Mentre post, facciamo finta che appunto rimettiamo post, anzi non facciamo finta, lo facciamo proprio realmente, quindi andiamo a stampare post e il metodo di invio è post, quindi andiamo a ricaricare il tutto, inviamo e a questo punto notiamo che nella barra degli indirizzi non ci sono tutti i parametri scritti in chiaro, ma c'è semplicemente il nome della pagina PHP che viene aperta, mentre l'array a questo punto si chiama post e contiene gli stessi valori. Ok? Quindi questo è il primo modo per vedere che cosa la pagina sta inviando. Chiaramente noi andremo a fare poi il salvataggio di queste informazioni andando a prendere i singoli elementi e andando a stamparli. Ad esempio io potrei fare un tipo di validazione di questo tipo. Se il nome non è compilato, stampo un errore e costringo magari l'utente a tornare indietro e ricompilarmi quel campo. Quindi vediamo la validazione lato back-end intanto. Quindi il metodo per andare a vedere il campo che io mi aspetto è questo. Se è vuoto il campo post di nome, ok, allora facciamo una scritta print compila il campo nome. Ok? Quindi torniamo indietro, ricarichiamo, non compiliamo il nome, scriviamo solo qualcosa nel cognome, invia, e qua mi dice compila il campo nome. Perfetto. Se invece compilo anche il nome, la scritta non c'è più. Quindi questo è il modo per andare a riferirsi ai vari campi, post, quindi è un array associativo, quindi post di il nome della variabile. Badate bene che questo è il nome, non l'id, ok? Possiamo verificare anche questa cosa andando a cambiare l'id di questo campo. Scriviamo nome, ok? E cognome. Andiamo ad aggiungere queste lettere. Nome A, cognome B, BB. Vedete che la variabile si chiama sempre nome e sempre cognome, anche se ho cambiato l'id. E effettivamente la sto identificando con il nome, con l'attributo nome e non con l'id. Ok? Quindi questa è la prima cosa importante. I nomi delle variabili sono quelle che poi vengono inviate. Ora vediamo qualche attributo di campi di testo. Andiamo ad esempio a impostare un attributo molto importante che è max length. Max length mettiamo 5 ad esempio per il nome e vediamo cosa succede. Max length non fa altro che limitare il numero di caratteri che posso scrivere. Io sto digitando dei caratteri per se sono fermati a 5, quindi non è tanto la lunghezza del campo, che come vedete è più larga di quello che posso veramente scrivere, ma il numero di caratteri che ci posso scrivere. L'attributo invece che va a specificarmi la dimensione
anche se in realtà, ve lo dico, non si usa più tantissimo perché col CSS, che non posso spiegarvi chiaramente in questa lezione, quindi con i fogli di stile, noi andremo poi a definire la larghezza del campo che si adatterà poi in maniera responsive, insomma, ci sono tante cose ancora da vedere. Non si usa tantissimo l'attributo size, però è giusto dire che c'è. Quindi io posso dire, guarda, la larghezza è 5, quindi ricarico la pagina e vedete che il campo nome si è ristretto, anche se, come notate, il fatto che abbia size 5 non corrisponde al max length di 5, il campo è sempre comunque un po' più grandino, quindi non c'è mai una corrispondenza, poi dipende sempre anche dallo zoom che ho fatto, ok? Dal browser, però di solito questo size serve a grandi linee per dare una dimensione, quindi su un campo molto lungo magari gli dico 20, non voglio affrontare il tema del CSS per il momento e quindi vado a agire sul campo size. Max length invece è molto utile perché ci permette di limitare comunque il numero di caratteri affinché uno non scriva un poema. Quindi state attenti comunque sempre a mettere un numero di caratteri sufficiente per le informazioni che dovete scrivere. Quindi per un nome io direi magari 20 caratteri, per un cognome potrebbe essere magari 20, sì, 20, 25, poi ci sono cognomi particolarmente lunghi o composti, uno o due nomi, insomma, ecco, dovete stare un attimo attenti. Comunque, max length e size. Ora vediamo altri attributi interessanti. Allora andiamo a restringere un attimo la pagina. Un attributo interessante è il read only. Read only. Read only cosa vuol dire? Beh, anzi, prima di vedere read only, vediamo il value. Value serve per dare un valore, magari andiamo a capo, un valore predefinito. Ok? E read only lo mettiamo e vediamo cosa succede. Ora il mio campo ha come valore predefinito, quindi al caricamento della pagina, la parola predefinito all'interno. Il read only fa in modo che io possa selezionare questo valore, posso anche copiarlo, però non possa modificarlo. In alcun modo io posso né aggiungere caratteri, né cancellarli, né sostituirli. Quindi è un campo di sola lettura. Ora, per quelli come me che hanno iniziato tanti anni fa a programmare, questo read only, questo attributo read only non era disponibile per tutti i browser, quindi non è stato utilizzato per tantissimi anni, perché alcuni browser lo implementavano, alcuni no, e quindi si faceva tutto in un altro modo. Ad oggi è un attributo assolutamente molto interessante, che serve quando, ad esempio? Serve quando, ad esempio, ho tanti moduli, o meglio, ho un modulo la cui compilazione viene fatta magari a step, quindi ho prima 5 campi, anziché mettere tutti i campi in un unico modulo, magari ne ho tantissimi, comincio a dire dati anagrafici, uno mi compila, poi uno fa avanti, ci compaiono i vecchi campi già compilati, ma solo in lettura, quindi ecco perché read only, e vado avanti con la compilazione di altri 5 campi o altri 10 e andando avanti così, quindi il read only serve a questo fondamentalmente, a far vedere delle cose magari già compilate senza dare la possibilità di modificarle in quel momento. Read only. Notiamo però una cosa, se io invio un campo read only, vedete, il valore che avevo messo come predefinito viene ricevuto dalla pagina. Perfetto. Vediamo invece un altro attributo. Al posto di read only mettiamo disable. Disable che cosa fa? Allora ho lasciato sempre il valore predefinito all'interno, ma noto già una cosa, mettendo disable il campo è disabilitato, quindi come prima non riesco a modificarlo, ma in più non riesco neanche a entrarci dentro. No, in realtà posso copiarlo, sì, posso copiarlo come prima, di fatto, perché se io aprissi un'altra pagina lo potrei tranquillamente copiare, però notiamo che il campo compare in grigetto e quindi è diverso dal read only. Vediamo la differenza, si nota anche, ecco, così è nero, e invece con disable compare totalmente in grigio. La differenza però è questa, i campi disable, quando io li invio, non ci sono, è come se non li avessi inviati, vedete che c'è solo cognome, quindi quel campo lì di fatto non esiste. Vediamo un altro attributo molto interessante per i campi di testo che è placeholder.
placeholder e scriviamo compila scrivi il tuo nome. Scrivi il tuo nome. Ricarichiamo la pagina. Ecco, il placeholder è questa scritta in grigetto che mi suggerisce che cosa devo scrivere qua dentro. Quindi potrebbe essere anche alternativa alla label. Quindi io potrei anche commentare la label. Ora i commenti in HTML vediamo come si fanno. Così, e si chiudono così. In questo modo verranno ignorati. Ok, quindi l'alternativa alla label potrebbe essere questo, utilizzare questo attributo placeholder e notiamo come funziona. Quindi nel momento in cui io ci clicco dentro rimane attivo, appena scrivo viene cancellato e posso scrivere il mio valore. Ok, lo inviamo e vediamo il valore. Attenzione che se io lo invio senza alcun valore, non è che il valore è quella scritta scrivi il tuo nome, facciamo un esempio, invia, vedete che il nome è completamente vuoto, quindi il placeholder è solo un suggerimento che appare, è solo visivo ma non è un valore. Se io lo combino però con l'attributo value, scriviamo predefinito come prima, ok? Ha diciamo la priorità in questo caso il value, perché chiaramente ha un valore qua dentro che potrei anche modificare. Nel momento in cui cancello tutto, compare il placeholder, ok? Quindi queste due varianti. Vediamo adesso come è possibile fare una validazione di questo form, quindi impedire che il form venga inviato se i campi non sono stati compilati con dei valori. Allora, ci sono diversi modi per fare questa cosa, io vi faccio vedere quello proprio più basico, che consiste nell'utilizzare JavaScript classico. Più avanti vedremo anche come utilizzare delle librerie che ci facilitano questo processo. Comunque partiamo proprio dalla base. Andiamo nel tag form e andiamo a scrivere onSubmit uguale return il nome di una funzione che ci inventiamo noi, ad esempio valida form aperta e chiusa tonda. Che cosa sto dicendo? Sto dicendo guarda form, quando scatterà l'evento di invio, submit vuol dire invio, tu prima di inviare effettivamente controlla un attimo che cosa ti restituisce la funzione valida form. E quindi se restituisce vero, un valore booleano vero, allora puoi procedere con l'invio. Se ti restituisce un valore falso, non procedere con l'invio. Andiamo quindi a definire la funzione JavaScript all'interno di questa pagina. JavaScript è il linguaggio che viene utilizzato lato front-end, ovvero all'interno della mia pagina HTML io ho a disposizione questo linguaggio per andare a interagire con gli oggetti del DOM, ovvero della pagina, diciamo così, HTML, per andare a fare una serie di controlli e elaborazioni. Per scrivere codice JavaScript, un metodo è quello di scriverla in linea, di dichiarare in linea il codice, ovvero all'interno della pagina, oppure potrei collegare un file esterno, ma partiamo proprio dalle basi. Andiamo a scrivere script e creiamo un tag script/script. Qui dentro posso scrivere codice JavaScript. Andiamo a scrivere function, il nome della mia funzione, aperta, chiusa, tonda, e aperta e chiusa graffa. Il modo di scrivere le funzioni è simile a quella del PHP, andate a vedervi la lezione sulle funzioni, chiaramente cambia il linguaggio e cambiano gli oggetti con cui avremo a che fare. Andiamo a fare questa cosa qui, questa piccola prova, facciamo un return di false, ok? Quindi banalmente lui ritorna false, vediamo che cosa succede. Io gli ho detto all'invio vai a valutare la funzione valida form e in base a questo fai il submit oppure no. Clicco su invia e non succede nulla, perché abbiamo appunto restituito false. Se avessimo scritto true, all'invio, alla pressione del tasto invio, il form sarebbe stato inviato. Quindi abbiamo trovato un metodo per bloccare l'invio del form. Ora quello che dobbiamo fare è accedere all'oggetto nome e cognome per andare a capire che valore c'è dentro. Passo tramite una variabile, la chiamo campo nome, ad esempio, giusto per differenziarla dall'oggetto nome. E come si fa a raggiungere quell'oggetto lì, ovvero questo? Bisogna partire dall'oggetto document, che è l'oggetto documento, ovvero pagina in cui io sono,
andare a richiamare il nome del form, quindi form0, quindi questo attributo qui, io dico vai nel documento, vai all'interno del form 0 e poi vai al campo che si chiama, quindi anche qui il nome, punto nome. E di questo campo io voglio sapere il value, il valore. A questo punto diciamo se campo nome uguale uguale, quindi doppio uguale per fare la comparazione, stringa aperta e stringa chiusa, si possono usare gli apici singoli o gli apici doppi, non cambia nulla, allora return false, altrimenti return true. E magari voglio anche stampare un messaggio, oltre che non inviare il modulo, quindi apro le parentesi graffe e prima del return false faccio un alert. Alert è un'istruzione che permette di stampare a video un pop-up con un messaggio compila il campo nome. Ok, andiamo quindi a caricare la pagina. Effettivamente il form non è stato inviato e è apparso questo pop-up, compila il campo nome. Ora però notiamo che l'istruzione ha bloccato il tutto perché campo nome è uguale a stringa vuota, ma se io scrivessi degli spazi comunque il form andrebbe chiaramente, perché gli spazi, scrivere 1, 2, 3 spazi o 10 spazi non è la stessa cosa di lasciare la stringa vuota. Quindi come si fa? Si va ad aggiungere qui la funzione trim. Trim è quella funzione che prende gli spazi davanti a una stringa e dopo e l'accorcia. E quindi va a valutare effettivamente se quello che rimane è una stringa vuota così, oppure c'è dentro del testo, come ad esempio questi caratteri. Quindi se io adesso ricarico la pagina, lascio la stringa vuota, mi dice sempre di compilare il nome. Se anche faccio degli spazi, mi dirà sempre di compilare il nome. Ok, quindi questo è il modo corretto per andare a fare questo tipo di controllo. Chiaramente dovrei aggiungere la stessa cosa per il cognome. Ok? Beh, posso farlo anche direttamente, posso farlo anche così. Non devo fare per forza una variabile, posso passare anche compila il campo cognome. Chiaramente qui tolgo l'else e lascio return true alla fine, in modo che il codice finirà, se il campo nome non è compilato finirà qui e quindi questo return true alla fine non verrà eseguito. Dopo il controllo del cognome, anche qui, se il ritorno sarà false, diciamo che qui sotto non avremo l'esecuzione di nulla e quindi possiamo lasciare il return true alla fine dei nostri controlli. Quindi andiamo a caricare la pagina, compilare il campo nome. Chiaramente vedete che non mi ha stampato compilare il campo cognome, quindi l'istruzione si è effettivamente conclusa qui, non è andato avanti. Se io compilassi il nome, ma non il cognome, a questo punto il primo controllo passerebbe, ma il secondo no. E di fatto io ho bloccato la compilazione del form, l'invio del form. Ora, ovviamente anche qui c'è il discorso degli spazi, devo mettere qualcosa che non sia spazio, posso mettere degli spazi dopo volendo, ma questo chiaramente è consentito, e posso inviare. Quindi abbiamo visto il primo metodo per fare questa cosa. Per onor di cronaca si può dire anche che questo non è l'unico modo per accedere all'oggetto, al campo nome. Si può scrivere, allora adesso sto commentando col barra barra la singola riga, quindi andiamo a vedere un altro metodo per andare a raggiungere lo stesso risultato. Al posto di form0, che è il nome del form, ok, posso scrivere forms, cioè ovvero dammi tutti i form, ma quello di indice 0, cioè il primo. Si potrebbe fare anche così. Ok, quindi andiamo a vedere che effettivamente funziona ancora. Oppure potrei farlo in un altro modo ancora. Potrei utilizzare
document.get, allora, get element by id, cioè dammi l'elemento di id nome. Attenzione che questa volta nome è l'id dell'oggetto, no? Noi li abbiamo messi uguali, però effettivamente facciamo nome e con 2e ad esempio, ok, per vedere, punto value, punto trim, solito discorso, ok, punto e virgola, li carichiamo, compilare il campo nome, ok? Chiaramente come posso andare a leggere gli oggetti, potrei anche andare a scriverli, a popolarli, no? Non ci serve per la questione della valorizzazione, ma è giusto vederlo, quindi rimettiamo gli id correttamente e vediamo come è possibile farlo. Ad esempio potrei scrivere così, potrei dire adesso all'interno di questo campo mi metti il valore ciao, ok? Quindi a prescindere da quello che io abbia scritto, quando faccio l'invio mi ha messo all'interno del campo nome il valore ciao. Quindi il fatto di accedere a un oggetto può essere utilizzato sia in lettura che in scrittura, ma diciamo che adesso la cosa non ci interessa. Un altro metodo sicuramente più agevole per fare il controllo dei campi, non tanto per i campi di tipo testo, ma per i radio button e altri oggetti, è quello di utilizzare una libreria che si chiama jQuery. Andiamo a cercare jQuery, anzi jQuery CDN, e andiamo a inglobarla nel nostro, prendiamo quella mini file, nel nostro progetto. La copiamo, andiamo nella parte del head e andiamo a copiare questo script. Quindi stiamo dicendo ingloba nella pagina una libreria di tipo JavaScript, perché vediamo che è .gs, e anche all'interno del tag script, il cui codice è all'interno di questo URL, ok? Quindi quello che possiamo fare una volta che abbiamo caricato questa libreria è, anziché utilizzare questo metodo di scrittura, possiamo fare una cosa più stringata che è questa. Dollaro, aperta tonda, aperti apici, cancelletto, e qua specifichiamo l'id del campo. Quindi non il nome, ma l'id del campo. Ok? Quindi in questo caso id uguale nome. Nome.val, anche qui aperta e chiusa se vogliamo leggere, invece mettiamo un valore così se volessimo scrivere. Quindi restituiscimi il valore. Se vogliamo però trimmarlo, possiamo utilizzare la funzione $.trim, che è la stessa funzione del trim di JavaScript, però fatta da jQuery. In questo modo io ho scritto la medesima cosa. Facciamo un esempio. Ok, compila il campo nome, tac, compila il campo cognome e ci siamo. Quindi jQuery perché? Perché diciamo accorcia tantissimo la scrittura, ma soprattutto per i campi di altro tipo ci agevola veramente tanto. Vediamo quindi altri tipi di campo. Andiamo a creare un div e vediamo l'oggetto select. L'oggetto select, scriviamo select, è un oggetto che permette di creare i famosi menu a tendina, come vengono chiamati. Option. Quindi andiamo a creare un menu che dice ad esempio provincia, scriviamo tutto in minuscolo, nome provincia, id provincia. E qua possiamo scrivere valore e il testo. Il valore e il testo sono due cose separate, sono cose diverse, quindi Bologna, Roma, Treviso sarà quello che noi vedremo nella tendina, mentre il valore che verrà effettivamente inviato sarà la sigla della provincia, ovvero il value. Andiamo a ricaricare il tutto. Ok, non abbiamo creato la label,
label for provincia e scriviamo provincia. Quindi abbiamo creato un oggetto menu a tendina, un oggetto select, con all'interno 3 possibili scelte, il cui testo è quello che io vedo qui, Bologna, Roma, Treviso, il cui valore invece è quello che noi scriviamo nell'attributo value delle varie options che vengono contenute all'interno dell'oggetto select. Adesso andiamo a commentare tutto quello che riguarda la validazione che abbiamo fatto precedentemente, perché non ci interessa. Vediamo cosa viene inviato. Allora, nome AA, cognome BBB, provincia Roma. Ok, vediamo che effettivamente abbiamo i 3 campi e vediamo che il campo select ha inviato come valore la sigla e quindi non l'etichetta. Ok, questo è fondamentale. Chiaramente vorrei poter scrivere anche una cosa di questo genere. Un valore predefinito di default che non è selezionato. Quindi potrei scrivere trattino trattino o potrei scrivere così. L'importante è che voi andate a specificare value uguale aperta e chiusa, in modo da far capire al programma che questa opzione non ha alcun valore. Infatti se io volessi adesso andare a fare una validazione, potrei dire se, utilizzando JavaScript e utilizzando jQuery, se il campo di provincia punto val uguale a parte chiusa, return false, come prima, compila il campo provincia. Ok? Compila il campo provincia. Quindi vado a selezionare una voce e ho fatto la mia validazione. Quindi jQuery qua ci dà una mano. Anche qui potrei utilizzare la sintassi, quella classica di JavaScript. Al posto di jQuery potrei scrivere document.form.provincia.value, in questo caso, trim possiamo fare anche a meno, perché chiaramente i valori li abbiamo digitati noi e quindi sicuramente non contengono spazi. Ok, compilare il campo provincia e funziona tutto anche qui. I campi select possono essere anche multipli, ovvero io potrei selezionare più di un'opzione. Quindi come fare questa cosa? Andiamo a scrivere l'attributo multiple all'interno del campo select e a questo punto quello che compare non è più una tendina espandibile, ma una serie di valori che io posso selezionare singolarmente oppure tenendo premuto il CTRL posso selezionare i valori anche disgiunti. In questo caso però chiaramente non avrebbe molto senso l'elemento blank, però ci può anche stare, oppure cliccando sul primo valore, tenendo premuto maiuscolo e andando sull'ultimo, l'ultimo valore che mi interessa, potrei andare a selezionarli tutti. In questo caso però andiamo a vedere che c'è una piccola variazione da fare. Innanzitutto andiamo a disabilitare i controlli che abbiamo fatto e facciamo semplicemente un submit. Ok? Facciamo un submit, invia, ricarichiamo, scusate, selezioniamo Bologna-Roma e vediamo che però abbiamo solo come provincia Roma. Quindi ho perso un valore, rifacciamolo, torniamo indietro e selezioniamoli anche tutti, invia, vediamo solo praticamente l'ultimo selezionato. Questo perché il PHP ha bisogno che il nome del campo, quando trattiamo, abbiamo a che fare con un select di tipo multiplo, abbia come nome parentesi quadra tonda, parentesi quadra chiusa, ok? In questo modo, nel nome, perché il nome abbiamo detto che è quello che viene ricevuto dalla pagina PHP. Quindi se noi adesso ricarichiamo, selezioniamo i 3 valori, inviamo, vediamo che effettivamente i 3 valori che abbiamo selezionato sono stati visti come un array all'interno dell'array associativo provincia. Quindi facciamo un recap, abbiamo
nella pagina ricevi.php abbiamo stampato l'array post, ok? L'array post contiene diversi elementi associativi con un nome, un valore, in questo caso nome e cognome li abbiamo lasciati in bianco, e poi abbiamo l'array associativo provincia che non ha un valore unico, ma ha al suo interno un array. Ecco perché è importante poi indentare la scritta di printer, perché ci rendiamo conto effettivamente di com'è l'array, perché se io avessi tolto i tag pre e barra pre e avessi ricaricato la pagina, vedete, così è poco capibile, è molto poco capibile, quindi torniamo a rimettere questi tag. Ovviamente, ripeto, la funzione printr serve solo per debug, serve solo, la utilizzerete solo per vedere cosa state facendo mentre fate il programma. Poi di fatto non ha un'utilità a regime, diciamo così. Quindi abbiamo visto, rifacciamo una prova, scegliamo Roma, anche spazio e Roma, cioè diciamo il campo che non ha valore è Roma. In questo caso vedete ho comunque due elementi, il primo non ha nessun valore e il secondo invece ce l'ha. Perfetto. Quindi abbiamo visto che effettivamente nel PHP, il PHP richiede che il nome del campo, se siamo all'interno di una select multipla, abbia queste parentesi quadre. Però effettivamente poi queste parentesi quadre vengono tolte dal nome della variabile perché lui me lo vede effettivamente come un campo di nome provincia, non provincia aperta quadra chiusa quadra, ok? Quindi di fatto è come se questi due caratteri poi sparissero una volta che il form è stato ricevuto. Vediamo come fare la validazione lato front-end di un campo select multiplo. Quindi torniamo indietro e andiamo nella nostra funzione valida form a scrivere se, anzi facciamo così prima, facciamo un alert, andiamo a vedere che cosa viene fuori se noi andiamo a stampare il contenuto del campo che ha come id provincia. Quindi punto val. Attenzione che noi stiamo identificando il campo provincia con il suo id e non con il suo nome, quindi va bene che l'id in questo caso sia diverso dal nome. Ecco perché vediamo adesso le piccole differenze tra nome e provincia. Il nome ci serve per leggere il valore del campo una volta che facciamo l'invio del form. In questo caso l'id mi serve invece per identificare l'oggetto lato front-end. Quindi se noi adesso andiamo a selezionare Roma, mi va a stampare il valore, quindi non l'etichetta, ma il valore contenuto, che poi è quello che viene inviato alla fine, all'interno della select. Selezioniamo due valori, vediamo che me lo vede come un array, mi fa vedere i due valori separati da una virgola. Quindi di fatto lui sta leggendo tutti i valori. Ok? Quindi se io volessi impedire l'invio di un campo, sì, di un form che contiene un oggetto select multiplo senza avere nessun valore, anche qui potrei fare la solita istruzione. Posso trattarlo anche come un campo normale, diciamo. Compila il campo provincia. Return false. Ok. Se ne seleziono uno funziona, più di uno funziona, quindi anche qui la cosa funziona. Chiaramente che cosa succede? Che c'è questa peculiarità di questi campi. Di solito in questi campi non si va a mettere il valore blank, ma si va, sono poco usate a dire la verità, ma si va a scrivere solo le opzioni che uno seleziona. Quindi una volta che ho fatto clic qui, c'è un modo per andare a togliere la selezione? Sì, il modo è andare a premere CTRL, tenere premuto CTRL e fare clic sulla selezione. Altrimenti io non riesco, vedete, in qualsiasi campo io selezioni, rimane comunque la provincia selezionata, Treviso. Non c'è modo di selezionarla se non tenendo premuto CTRL e ricliccando sulla stessa selezione.
Andiamo a vedere adesso i campi di tipo radio button, che sono dei campi un po' particolari, forse sono quelli più complicati di tutti da gestire. Bisogna capire un attimo come funzionano. Creiamo la solita div, andiamo a creare, magari ingrandiamo un attimo, andiamo a creare un oggetto di tipo input radio, ok? Il nome lo chiamiamo colore, l'id colore 1, poi vi spiego il perché, il valore è uguale blu. Andiamo a creare una label, questa volta la label la facciamo sotto, perché vogliamo che appaia dopo l'oggetto di tipo radion, e qui come al solito andiamo a scrivere l'id, quindi label for, e mettiamo l'id di questo campo. Andiamo a crearne uno identico, ma con il colore verde. Ovviamente qui andiamo a cambiare l'id, colore 2, e all'interno della label chiaramente andiamo a scrivere il colore, l'etichetta del colore blu e verde. Andiamo a vedere cosa succede. Allora, abbiamo creato con la prima riga questo pallino che è l'oggetto vero e proprio di tipo radion, il cui valore è blu, ovvero se io lo seleziono, quello che verrà inviato al form sarà quello che è contenuto sempre nell'attributo value. Facciamo una prova, colore blu, colore verde, ok? Da notare una cosa, ognuno di questi oggetti, quindi il primo radio button e il secondo, innanzitutto hanno una label, ok? Hanno una label, ognuna per conto proprio, quindi la prima si riferisce alla radio button di id, quindi non di nome, colore 1, la seconda all'id di colore 2. Infatti notiamo una cosa, che io posso selezionare il radio button sia cliccando sul pallino, sia cliccando sull'etichetta, cioè sulla label. Vedi, io clicco su blu, clicco sulla parola verde e il radio button funziona. Se invece avessi sbagliato l'id, ok, scrive colore 2, scrivessi colore 2222, ad esempio, ok, ricarico, allora per il blu funzionerebbe sempre perché l'id corrisponde a quello specificato nella label, ma per il verde non succede, quindi io dovrei per forza cliccare sul pallino se volessi selezionare questo secondo pallino, non funzionerebbe il label, quindi è molto importante, vediamolo anche sull'altro, sbaglio apposta l'id del label anche 1 e a questo punto non riesco a selezionare. Quindi mi raccomando, è importante non sbagliare gli id, altrimenti questo comportamento va a mancare. Ma l'altra cosa che noi notiamo è che questi due oggetti, pur avendo id diverso, hanno lo stesso nome. Quindi questo è il modo per far sì che l'oggetto venga visto come un unico oggetto. Quindi l'oggetto colore, e lo vediamo anche qui quando io invio, io qua vedo un solo oggetto colore, non è che ne vedo due, ok? Questo perché l'attributo name non fa altro che raggruppare questi due singoli oggetti tipo radio button in un unico oggetto nel momento in cui non solo viene inviato, ma anche nel momento in cui io faccio una selezione. Infatti notate che quando io clicco su blu, la spunta su verde sparisce. Andiamo a crearne un'altra, giusto per fare una cosa a 3 valori. Ok, supponiamo che vada a creare il valore, quindi va colore 3, il name è sempre colore, ma questa volta è rosso. E qui scriviamo rosso. Questa volta abbiamo 3 valori e succede che cambiando il valore tra uno di questi, cambiando la selezione, vengono disattivati gli altri. Se io creassi un altro oggetto di tipo radio, ma lo chiamassi altezza, ad esempio, altezza, col valore, che ne so, 1,80, 180 centimetri, altezza. Quindi in questo caso che cos'è che è cambiato? Oltre all'id, che comunque cambiava in ogni caso, è cambiato il nome.
ora li vedo sempre tutti allineati perché sono all'interno del div, però si nota cosa? Che mentre blu, verde e rosso vanno insieme, altezza va per conto proprio perché è un oggetto visto come, sì, qua avrei dovuto scrivere 180 cm, vabbè, perché questo è il label, ok? Comunque il concetto è questo. Abbiamo raggruppato con l'attributo nome 3 radio button che di fatto sono la stessa cosa. Ora andiamo a cancellare questa cosa qui. Vediamo come fare una validazione di un campo radio button. Ora, vediamo il metodo, quello tradizionale senza jQuery, e qui capirete perché è complicato farlo senza jQuery. E poi vediamo con jQuery come si fa. Allora, essendo il campo radio button di fatti un array di oggetti, io dovrei dichiarare un oggetto object uguale a document, quindi prendiamo l'oggetto, diciamo, che raggruppa tutti questi 3 elementi e lo facciamo così. Document.get elements, quindi già è plurale, by name, e andiamo a selezionare quello colore, che si chiama colore, e poi dovremmo trattare questo oggetto come un array e andare a vedere se ciascuno di questi elementi è stato selezionato oppure no, oppure sono tutti quanti non selezionati. Per fare questo dovrei fare un ciclo con una variabile i che va da 0 a obj.length, cioè sto dicendo vai dall'elemento 0 all'elemento 0-1, scusate, length meno 1, cioè sono 3 valori, quindi vai da 0 a 2, ok, quindi 0, 1, 2, e mi fa il ciclo, i più più, e qua posso dire se obj di indice i punto checker, mettiamo le parentesi per rendere tutto un po' più comprensibile, okay. Allora potrei dire magari selezionato uguale true, quindi uso una variabile magari che chiamo selezionato, che inizialmente vale false. Appena trovo un elemento con l'attributo checked, vado a dire selezionato uguale true. Quindi alla fine potrò dire se selezionato uguale false, allora alert seleziona un colore. Ok? Andiamo a vedere se funziona prima di tutto. Ok, mi dice seleziona un colore perché non ho selezionato nessuno dei colori. Seleziona verde, non mi dice nulla perché effettivamente ha trovato che uno dei 3 elementi, quindi ritorniamo un attimo sul codice e ve lo spiego meglio. Abbiamo creato una variabile selezionato inizialmente a false, ok, fuori dal ciclo. Abbiamo identificato l'oggetto colore, ovvero questi 3 radio button ma visti come un unico oggetto, utilizzando il metodo getElementsByName. Questo è JavaScript standard, non è jQuery. Poi abbiamo fatto un ciclo che va da 0, perché gli array in JavaScript partono dall'indice 0, 0 vuol dire il primo elemento, e va fino a, vedete, object di length meno 1 chiaramente, perché i va fino a quanto è minore della lunghezza. Quindi se la lunghezza è 3, andrà da 0 a 2, quindi prenderà l'indice 0, l'indice 1 e l'indice 2. Per ognuno di questi indici va a verificare se l'oggetto di indice 0, poi 1, poi 2 è checked oppure no. Se è checked, basta che uno solo di questi sia checked, ma di fatto ne sarà uno solo, va a mettermi a true la variabile selezionato. Ok, quindi in questo modo io ho fatto in maniera standard il controllo. Capite che è una cosa abbastanza onerosa. Quindi vi faccio vedere invece come si fa con jQuery. In jQuery si fa in una maniera molto semplice. Allora, innanzitutto io potrei voler vedere semplicemente se l'oggetto è stato selezionato, cioè uno di questi, non mi interessa magari capire quale, non mi interessa capire se è blu, verde o rosso. Quindi come si fa? If
dollaro. Questa volta non utilizzo il cancelletto perché il cancelletto andrebbe a identificarmi, abbiamo detto l'id di ogni singolo oggetto. Io invece voglio prendere l'oggetto con il nome colore, perché è quello che mi raccoglie tutte le informazioni. Quindi come si fa a fare questo tipo di selezione? Si scrive input, name uguale colore, tra parentesi quadre, e poi andiamo a scrivere punto is, che è una funzione di jQuery, due punti checked. Quindi sto dicendo se, io voglio dire, se nessuno è stato selezionato, nessun valore è stato selezionato, allora mettimi una scritta, avvertimi che devo selezionare un colore. Quindi come devo fare? Devo dire se nessuno di questi è stato selezionato, quindi not, il not si fa con il punto esclamativo che vuol dire io nego quello che c'è dopo, fondamentalmente. Quindi la prima parte mi direbbe, quello che ho selezionato mi direbbe restituiscimi vero se qualcosa è stato selezionato, ma io dico se non è stato selezionato, quindi se non avviene questa cosa qui, alert, compila il colore. Ok? Quindi ricarichiamo, proviamo, compila il colore. Se invece compilo qualsiasi dei colori, vedete, non mi dà nessun avviso. Quindi questo è il metodo per capire se la radio button ha qualche valore selezionato, che è quello alla fine che mi interessa. Ma se volessi invece andare a scrivere, andare a leggere, diciamo, quale di questi tre valori è stato selezionato, perché magari in base a quello ti faccio vedere un altro campo, potrei andare a farlo in questa maniera. Alert, questa volta scrivo sempre riferimento all'oggetto come abbiamo scritto prima, quindi input name uguale colore, punto val, ma non basta, bisogna dire mi devi far vedere quello selezionato, quindi due punti checked.val. Questo è fondamentale perché altrimenti succede una cosa strana, ve la faccio vedere tra poco. Quindi se io non compilo nulla mi dice compila il colore, quindi siamo, ecco, e vedete che mi ha già stampato undefined, perché effettivamente il valore, adesso sta eseguendo questa riga, è undefined. Se clicco su verde, invio, non compare più la scritta compila il colore, ma compare direttamente verde. Quindi sto leggendo rosso, sto leggendo effettivamente il valore contenuto. Dicevo, se non metto due punti checked qui, succede che mi legge sempre il primo valore, il primo, in questo caso il blu. Quindi sia che io selezioni, che ne selezioni nessuno, selezioniamo il rosso ad esempio, mi dice blu. Quindi fondamentale ricordarsi di mettere questo tipo di selettore, ovvero fammi vedere l'input cui nome e colore, ma quello che è stato selezionato. Capite che scrivere questo o scrivere tutte queste righe qui cambia notevolmente. Ecco perché io vi dico, se dovete utilizzare i form, utilizzate sempre le librerie jQuery che vi facilitano tantissimo la vita. Graficamente sia Radio Button che qualsiasi tipo di campo possono essere racchiusi all'interno di un oggetto che si chiama fieldset. Andiamo a vederlo. Fieldset con all'interno un tag legend che dice magari colore, ok? E andiamo a copiare il radio button all'interno di questo field set. Quindi togliamo il div di prima, andiamo a creare un field set con legend colore, vediamo cosa succede. Ok, field set quindi è un raggruppamento di alcuni oggetti che stanno all'interno di questo bordino, poi chiaramente il bordino si può fare in modi diversi, con colori diversi, stili diversi, utilizzando i fogli di stile, ma lo vedremo più avanti. In questo caso abbiamo un'intestazione di quello che è il titolo, diciamo, ecco, di quell'oggetto contenuto all'interno dei nostri vari oggetti. Quindi abbiamo visto l'oggetto fieldset con il tag legend, ok? Adesso andiamo a fare la stessa cosa con i campi di tipo allora,
fields, i campi di tipo checkbox. Supponiamo di chiedere di quali patenti è in possesso l'utente. Quindi qua dentro andiamo a creare i vari campi input di tipo checkbox. Innanzitutto vediamo di cosa si tratta. I checkbox sono questi quadratini spuntabili. E come si utilizzano? Anche qui bisogna creare una label utilizzando ovviamente l'id, quindi patente A, supponiamo di scrivere. Dentro il label patente A, il nome patente A, lo facciamo uguale, e il valore, che è quello che ci interessa, possiamo scrivere anche solo A in realtà, oppure possiamo anche scrivere sì, in possesso sì. Adesso andiamo a capire che cosa significa questa cosa. Allora, rimpiccioliamo un po'. Andiamo a creare, andiamo a ricaricare, vediamo che effettivamente, vedete che adesso non ho specificato all'interno di label for l'id, effettivamente io non posso selezionare il checkbox cliccando sulla la stringa patente A, quindi la sua descrizione. Devo ovviamente andare a ripetere l'id. In questo modo posso andare a spuntare e anche a deselezionare l'oggetto patente A. La stessa cosa posso fare per la B e per la C. Ok? Quindi io sto dicendo, ho tre oggetti, uno si chiama patente A, uno patente B, uno patente C. Passiamo col B. Questi oggetti, come vedremo, sono indipendenti l'uno dall'altro. Patente B, patente C. Ok. Sono indipendenti significa che io posso selezionare uno o l'altro e a differenza del radio button che venivano raggruppati solo uno di questi valori potevano essere scelti, qua io posso dire io ho la patente A e la patente C, ma la B ad esempio non ce l'ho. Esempio. Quindi questi tre oggetti, l'oggetto di tipo checkbox, di fatto è un oggetto che vive per i fatti suoi. Ognuno di questi oggetti è indipendente dall'altro, infatti ha un suo nome, che è diverso dagli altri, ha un suo ID che è diverso dagli altri e ha un valore che non c'entra nulla con l'etichetta che si vede qua, esattamente come era con il radio button. Andiamo a vedere che cosa succede se io invio questo form, quindi seleziono la B, invio, ok, dobbiamo andare a ricommentare il codice che abbiamo scritto prima, ricarichiamo, facciamo patente A, patente C, invio, e magari return true, altrimenti il form non partirà mai. Ok, vediamo che abbiamo di fatto ricevuto solo due oggetti, patente A, il cui valore è sì, patente C, il cui valore è sì. Di solito nei radio button si scrive o sì oppure 1, tanto il valore è puramente simbolico. Notate che effettivamente patente B che non è stato selezionato non è nemmeno arrivato al form. Rifacciamo, non seleziono nessuno delle patenti, invio, non compare. Quindi di fatto il valore che voi scrivete qui è abbastanza rilevante. L'importante è che sia diverso da blank, perché poi se io devo andare a dire questo ha la patente A e la patente B, io devo andare a verificare che il campo patente A abbia un valore diverso da blank, sempre tramite la funzione empty. Empty, infatti, lo ricordiamo, è una funzione che valuta non solo se una stringa è vuota, ma anche se un numero è diverso da 0, oppure se un valore booleano è diverso da false, quindi empty viene utilizzato per tanti scopi. In questo caso possiamo anche dire, facciamo un esempio, se è vuoto patente A, ok, qui siamo nel backend, quindi nel file che riceve i dati, print non hai la patente A. Ok? Facciamo questo esempio. Quindi io seleziono patente A e patente C, invio, non compare non hai la patente A, ma se deseleziono patente A, non hai la patente A. Ovviamente questa cosa si va a collegare alla stringa di prima, è la stessa cosa. Ok, non hai la patente A.
Se volessi fare una validazione lato front-end, invece, come abbiamo fatto prima, semplicissimo, anche qui non ci sono particolari problemi, basta andare a, facciamo un alert, andare a identificare l'oggetto tranquillamente con l'id, ok. Qui possiamo fare, allora, vi faccio vedere intanto cosa succede se io faccio val, ok? Patente a val, blocchiamo l'invio. Cosa succede se faccio questo? 1. 1, è sempre 1. Che io la selezioni o non la selezioni. Perché? Perché io gli sto dicendo fammi vedere dell'oggetto patente A, che di fatto è tutto questo, qual è il suo valore? Il suo valore è sempre 1. Io invece devo dirgli fammi vedere, ed è giusto che sia così, perché sto leggendo di fatto il valore qua dentro, ma se voglio sapere se è selezionato o no, dobbiamo fare il solito check. Questa volta lo posso fare in un'altra maniera. Lo potrei fare come ho fatto prima, input name checked, ok, senza il val, però potrei in questo caso fare un'altra cosa. Potrei fare il is checked, come abbiamo fatto qui, esattamente come abbiamo fatto qui. Ok? Allora, false, quindi non è selezionato, patente A, lo seleziono, true, quindi mi sta dando effettivamente questo valore. Un altro metodo con jQuery per sapere, per leggere un attributo, in questo caso checked, anziché utilizzare la funzione is si può utilizzare prop, senza i due punti, checked. Andiamo a vedere, false, infatti patente A non è selezionata, true se è selezionata. Il prop, attenzione, che può essere utilizzato sia in lettura che in scrittura, ma in un modo diverso. Lo vedremo più avanti, si mette la virgola e si mette il valore che si vuole andare a definire. In questo caso con i checkbox non ha senso e quindi lo utilizziamo solo per leggere. Altrimenti utilizziamo il classico isChecked e non si sbaglia. Vediamo adesso i campi di tipo text area. Allora commentiamo e andiamo a creare una text area. Che cos'è una text area? Allora creiamo un div. Text area. Si definisce così, quindi non è più un input di tipo text area, ma è una text area direttamente. Nome, campo libero, oppure note, chiamiamo note. Anche qui posso dargli lo stesso id, uguale al nome, non cambia nulla. E che cosa succede? Appare questo quadratino in cui io posso scrivere un testo anche molto lungo, posso anche ridimensionarlo, ok? Se volessi però ridimensionarlo al caricamento, ad esempio dandogli più righe, potrei scrivere rows uguale a 10, ok? E allora avrei un campo più lungo. Calls invece, con calls vado a definire quante colonne, 25, ok? 45. Anche questi attributi si usano poco, a dire la verità, perché è tutto fatto tramite CSS oggigiorno. E ovviamente potrei andare a scrivere anche un valore predefinito e lo scriverei all'interno dei tag textarea / textarea. Un po', eccolo qua, valore predefinito. Quindi è un campo un po' diverso. Andiamo a fare il submit, abilitandolo, magari, return true. Ok, note, valore predefinito. Quindi è un campo, diciamo, utilizzato per scrivere, ad esempio, i messaggi da inviare in un form contattami, ad esempio. Ok? Quindi molto semplice. Anche qui, per andare a leggere il valore, si fa alla solita maniera. Quindi se voglio fare un controllo, alert note.val valore predefinito, quindi sto leggendo effettivamente quello che c'è all'interno del campo, sempre con la funzione val, ok? Molto semplice. Andiamo a vedere un altro tipo di campo, il tipo di campo number, input
di tipo number, lo chiamiamo età, andiamo a creare una label for età, e vediamo cosa succede. Dunque, facendo clic all'interno del campo, io posso digitare solo numeri, non posso scrivere lettere. Io adesso sto scrivendo delle lettere e non si scrivono, quindi o digito dei numeri, oppure tramite queste freccettine posso incrementare il valore o decrementarlo. Posso andare a impostare dei valori minimi e massimi, andando a scrivere min uguale 13, max uguale 99, supponiamo. Ok, quindi quando entro, appena clicco sul bottone in su, mi appare il valore minimo 13. Potrò andare fino a 99. Se io tento di scrivere un qualcosa di superiore, tipo 110, nel momento in cui invio il campo, mi appare questo messaggio che mi dice che il valore deve essere uguale o inferiore a 99. A questo punto scrivo 88, invio, e abbiamo il nostro campo che è stato effettivamente inviato. Abbiamo anche il campo di tipo password, quindi se vogliamo far digitare una password all'utente non facciamo altro che selezionare il campo password. La peculiarità di questo campo è che a tutti gli effetti sembra un campo normale di testo. Andiamo a crearlo così, alla solita maniera. Però quando andiamo a scriverci dentro, tutti i caratteri vengono mascherati con dei pallini. Quindi adesso scrivo ciao bello, invio, ed ecco che qua abbiamo la nostra password che è stata inviata, ma non è visibile nel momento in cui la sto compilando. Menzioniamo poi molto velocemente il campo di tipo telefono, input di tipo telefono, e telefono. Anche qua creiamo una label for telefono. Ora, la cosa brutta di questo campo è che l'attributo autocomplete non funziona, quindi adesso dovrò nascondere il mio numero di telefono. Appena entro si vede già un suggerimento. L'utilità di avere il campo telefono si nota soprattutto quando apro un form con un dispositivo mobile. Andando a fare focus sul campo mi apparirà una tastiera ottimizzata per inserire solo numeri di telefono, quindi avrò solo numeri, a differenza invece di un campo password o di un campo di testo normale in cui posso digitare tutti i caratteri. Anche il campo età, il campo numerico, vediamo che fa apparire una tastiera solo con i numeri. Quindi diciamo questa è l'unica vera utilità di questo campo. Andiamo a vedere adesso il campo di tipo mail. Creiamo il solito div, input di tipo email, lo chiamiamo email, con l'id email, mettiamo l'autocomplete off, creiamo una bella label, in questo modo, e andiamo a vedere cosa succede. Entriamo nel campo, lasciamo bianco il campo e facciamo invia. Vediamo che la mail viene inviata comunque anche se è vuota, quindi già qui si dovrebbe fare un controllo che contenga almeno un carattere. A questo punto io potrei scrivere Pippo, invio, e già il fatto che il campo sia di tipo mail, il browser mi dice guarda che manca qualcosa, manca il simbolo chiocciola. Quindi io non ho usato JavaScript in questo caso, ma è il browser che automaticamente riconosce il tipo di campo e il tipo di formato che ci va dentro e quindi non è compatibile. Mettiamo la chiocciola, proviamo a inviarlo, non va. A questo punto scrivo dominio, potrei scrivere qualsiasi dominio che conosco, non metto l'estensione, invio e nonostante manchi il punto e l'estensione del dominio, il submit viene fatto. Questo è il motivo per cui io non ho mai utilizzato i campi email in questo modo. Ho sempre usato dei campi normalissimi di testo, ma voglio farvi vedere una piccola differenza tra questi campi e quelli di testo
La differenza è questa: se io carico il mio campo email qui, nel momento in cui ci faccio il focus, cioè do il focus al campo, quindi ci clicco dentro per scrivere qualcosa, automaticamente, scusate non era aggiornata la pagina, automaticamente mi compare la tastiera tradizionale con in più però il carattere chiocciola già evidenziato. Mentre se io facessi, dessi il focus a un campo di tipo text area, vedete che per digitare la chiocciola dovrei passare tramite questo tasto funzionale. La stessa cosa avviene per i campi di testo. Non è esposta la chiocciola, quindi in tutti i sistemi operativi funziona così. Quindi l'unico vantaggio che io ci vedo a usare il campo email è che ho la chiocciola esposta, per il resto io lascerei stare. Quindi tornando al codice, io utilizzo un campo normale di testo e utilizzo una funzione JavaScript che mi sono già preparato qui per la validazione. Ora vi spiego come funziona questa funzione. Scusate il gioco di parole, come funziona questa funzione. Questa funzione sfrutta quelle che vengono chiamate le espressioni regolari in JavaScript. Espressioni regolari, cosa significa? Significa definire un pattern e andare a confrontare la stringa, in questo caso il testo che si è digitato all'interno del campo, con questo pattern. Attraverso la funzione test ho la possibilità di capire se questa stringa che io ho passato alla funzione soddisfa o no questo pattern. Ora qui vediamo che il pattern è definito in questo modo. C'è un primo pezzo, parentesi quadra aperta, parentesi quadra chiusa, dove io posso digitare lettere minuscole dalla A alla Z e o maiuscole dalla A alla Z e o numeri. Posso digitare trattini bassi, punti, il simbolo più e il simbolo meno. Il tutto, diciamo, ad libidum, cioè della lunghezza che voglio. Questo più non fa altro che dirmi in qualsiasi combinazione, qualsiasi lunghezza. Poi se avete bisogno di capire come funzionano le espressioni regolari, ci sono delle guide online, vi spiegano tutto. A questo punto l'espressione regolare dice a un certo punto ci deve essere una chiocciola, quindi slash chiocciola vuol dire il carattere della chiocciola, seguita da caratteri minuscoli, maiuscoli, numeri e trattini, a iosa, per quanti ne voglio. Poi a un certo punto ci sarà il simbolo del punto e poi da 2 a 4 caratteri, quindi qua c'è proprio la lunghezza specificata, 2, 3 o 4, scritto così vuol dire da 2 a 4, di una sequenza di caratteri maiuscoli, minuscoli o numeri. Ok? Quindi se io volessi andare a provare questa funzione, non faccio altro che nella mia funzione valida, andare a dire se isMail di che cosa? Del valore del campo email, quindi email.val, aperta e chiusa, uguale a false, allora cosa farei? Le solite due cose, un bel avviso, alert, il formato email, anzi usiamo le doppie, il formato del campo email non è corretto e poi return false per impedire il submit del form. Quindi andiamo a provarlo, digitiamo stringa vuota, scusate, c'è una parentesi sbagliata qui, così, stringa vuota mi dice il formato del campo email non è corretto, quindi non ho dovuto verificare che la stringa fosse vuota perché automaticamente, non rispettando il pattern, chiaramente non può essere vuota. Andiamo quindi a scrivere Pippo e dice il formato email del campo email non è corretto, Pippo chiocciola, non è corretto, adesso andiamo a scrivere dominio e questa volta il formato non è corretto perché lui si aspetta un punto, mettiamo solo il punto e vediamo cosa fa, solo col punto non gli va bene. Mettiamo una lettera dopo il punto, punto I, non gli va bene. Mettiamo 2 lettere e gli va bene. Torniamo indietro, proviamo a mettergli qualcosa con 2 lettere, com, e tutto passa.
Proviamo a mettere un dominio.info e funziona. Proviamo a mettere info a, quindi sono 5 caratteri. Gli va bene lo stesso perché? Perché c'è un piccolo errore nell'espressione regolare. Dobbiamo togliere questo punto, questo più. Vedete, questo più dice che queste sequenze di 2-4 caratteri possono essere ripetute. In realtà deve esserci una sola volta. Quindi riprendiamo il campo, aggiorniamo, info a non gli va bene, mentre togliamo la a e tutto funziona. Quindi l'espressione regolare non era corretta, c'era un qualcosa da modificare. Adesso effettivamente tutto funziona. Quindi niente, è un campo di testo normalissimo e quindi valgono tutte le proprietà e tutti gli attributi che abbiamo visto precedentemente. Vediamo adesso il campo di tipo date, quindi parliamo di date. Allora commentiamo tutte queste cose. E andiamo a creare un campo di tipo data. Allora, div input date data appuntamento lo chiamiamo. Così. E anche qui creiamo una label. Carichiamo il nostro form e notiamo subito che capiamo già che è una data dal fatto che ci siano questi caratteri, giorno giorno, mese mese, anno anno. Io ci clicco dentro, posso già scrivere 12 dello 01 2025. Vedete che man mano che scrivo lui mi compone una data. Potrei scrivere 33, no vedete, 33 non me lo prende a gennaio. Però se il mese è 2, io posso scrivere 29, 29 potrebbe essere perché è bisestile, 30 però non lo prende, sì, lo prende lo stesso, interessante. 32 2025, ecco già questa cosa non mi piace assolutamente, quindi già capiamo che questo campo ha delle lacune. 31 2 2025, beh, proviamo a fare l'invia, ok, quando faccio l'invio comunque mi dice che il valore non è valido. Almeno si accorge, insomma. 28 del 2, ok. Il dato viene inviato con la notazione all'incontrario, cioè anno, mese, giorno, ok? Se io non voglio comunque digitare i valori, posso utilizzare il calendarietto. Qui vado un attimo a spostare il mio faccione, ok? Posso andare a utilizzare il calendarietto e selezionare una data. Se la data non è compilata, mi propone la giornata odierna, che in questo caso è il 19 di gennaio, domenica, altrimenti potrei mettere anche un valore predefinito, in questo caso il valore però dovrei specificarlo nel formato, come abbiamo visto, 2025, supponiamo gennaio 10, aggiorno 10 gennaio 2025 e cliccando sul calendario appaio proprio lì. Chiaramente posso andare a cambiare di mese scorrendo i mesi, posso cambiare l'anno e dall'anno il mese e dal mese il giorno, ok? Quindi è una sorta di picker per le date. Posso fare anche un'altra cosa, posso impostare il valore minimo e il valore massimo. Quindi io decido che il valore minimo è 2025, sempre in questo formato qui, 017, supponiamo. E il valore massimo, 2025, 0220, ok? Quindi tolgo il valore predefinito che adesso non mi interessa, apro il picker e lui si posiziona sulla data odierna, perché comunque è all'interno del range selezionabile. Io tornando indietro posso andare fino al 7 di gennaio, il 6 non posso selezionarlo, si vedono tutti in grigetto questi numeri qua. Quindi io posso selezionare il 7, oppure posso andare a febbraio, ma anche qui posso andare fino al numero 20.
il 21 e tutti gli altri numeri successivi non potrò mai selezionarli. E quindi anche cambiando anno, se io cambio anno, il 2026 già non mi compare più. Tornando indietro comunque non posso in ogni caso selezionare un mese precedente a quella data. Quindi di fatto è una sorta di date picker molto, molto utile. Andiamo a vedere un altro tipo di campo che ha sempre a che fare con le date, ma che si chiama month, mese. E lo chiamiamo mese appuntamento. Mese appuntamento. Di tipo month, appunto. E a questo punto non andremo a specificare nei valori minimo e massimo le date comprese, ma semplicemente i mesi, se volessimo andare a limitare, ecco, la selezione. Quindi dico, guarda, tu puoi selezionare da gennaio o febbraio del 2025. Vediamo cosa succede. Innanzitutto, quando ci clicco dentro, io posso, con le frecce su e giù, andare a selezionare un mese, oppure scrivendo A per aprile, quindi ho già un picker in questo modo. E l'anno rimane in questo caso 2025 perché non ci sono mesi di altri anni. Cliccando qui posso selezionare solo gennaio e febbraio. Se togliessi i parametri minimo e massimo, gli attributi minimo e massimo, a questo punto potrei spaziare sia con il mese sia con l'anno e potrei farlo anche in questo modo. Quindi cambiare anno, cambiare mese, non giorno chiaramente, perché essendo un picker di tipo mese, io posso solo specificare questo. Quando faccio l'invio, quello che ottengo è l'anno trattino il mese nel formato sempre rovesciato. Andiamo a vedere adesso un altro campo di tipo hour, ovvero orario, anzi time, scusate, time. E scriviamo ora appuntamento. Ho fatto un po' di confusione. Sistemiamo, ok. Ora appuntamento, quindi di tipo time. Andiamo a vedere cosa succede. Allora, anche qui io posso scrivere qualcosa, fino al 23, posso scrivere 44, quindi l'orario è quello tradizionale 24 ore, e qui i minuti arrivano fino a 60. In realtà 60 me lo piglia, ma me lo corregge subito quando esco, ok? Quindi non lo accetta a 60 giustamente, i minuti arrivano fino a 59. Qui ho il picker che mi consente di scorrere le varie ore, in formato 24, i minuti. Anche qui quando faccio l'invio ottengo l'orario, ore, 2 punti, minuti. Potrei anche qui impostare un valore, quindi scrivo 12 e 20, 11 e 30, un valore predefinito e da qui andare a selezionare. Anche qui posso scrivere un minimo e un massimo. Facciamo un esempio, minimo uguale 13, anzi 12 e 00, max uguale 17. Ok, 12, allora 12 e 3, 12 abbiamo detto, quindi l'11 io metto le 11 e 38, ok? Me lo lascia selezionare, ma non mi fa andare avanti, non mi fa fare il submit e questo lo fa in maniera automatica. Devo selezionare un valore successivo o compreso a 12, insomma, al range che ho selezionato. Non potrei fare anche le 22 e 38, ok? Un orario precedente, quindi mettiamo le 16, 16 e 00 e questo me l'ha preso. Posso fare anche una cosa molto simpatica, andare a specificare un elenco di orari possibili, ovvero degli orari predefiniti. Vado a dire list uguale miei orari e dentro il campo, cioè dopo il campo, vado a specificare un data list
con l'id uguale miei orari, è una sorta di select se vogliamo, con dei campi options all'interno dei valori. In questo caso non si fa il barra option, ma si utilizza solo l'option. Io potrei volere 3 orari specifici. Quindi non è proprio come una select, manca il barra option. E qua metto, il primo orario è dalle 8, anzi le 8, un altro orario sono le 10 e un altro sono le 16. Quindi andando qui, vabbè, tolgo in questo caso anche il valore perché non ha senso, ti obbligo a scegliere uno di questi orari. Quindi aprendo il picker posso scegliere o 8, o 10, o 16. Ok. Se scrivo qualcosa di diverso, tipo 12, me lo prende lo stesso, quindi non è bloccante la cosa. Altrimenti bisogna andare su oggetti di tipo jQuery, dei date picker, time picker, dove c'è un controllo maggiore, insomma. Anche questo campo qui non l'ho mai utilizzato nei miei programmi. È giusto sapere che ci sia, però io faccio tutto con jQuery. Altro tipo di campo che possiamo vedere è il campo di tipo week, ovvero settimana. Anche qui è una cosa simile a queste cose che abbiamo già visto. Andiamo a creare anche il label per settimana. Andiamo a caricare la pagina e vediamo che anche qui c'è un picker. Quindi io seleziono le varie settimane, ad esempio la 5 di gennaio. Lui me la scrive così: quando invio abbiamo 2025, quindi l'anno, meno, trattino, W è il numero della week. Anche qui valgono le stesse regole di prima, il minimo, il massimo, eccetera, eccetera. Non perderei altro tempo su questi tipi di campo. E passerei al campo di tipo hidden. Questo molto molto utile. Beh, qui non serve fare un div, perché? Perché il campo di tipo hidden, anche lui un nome, lo chiamiamo nascosto, e gli mettiamo valore uguale valore nascosto. È un campo che in realtà non si vede, non appare nel form, ma quando faccio l'invio esiste nascosto, valore nascosto. Si usa per cosa? Si usa per memorizzare delle informazioni riguardo a delle scelte che ha fatto l'utente, magari su una pagina pop-up. Quindi viene utilizzato quando si vogliono mandare informazioni nascoste, non visibili nella pagina, ma che comunque esistono. E quindi io ho questo campo nascosto, uno dice come faccio a popolarlo? Lo popolo da JavaScript ovviamente. Quindi ad esempio quando sceglierò il colore verde, non ha senso questa cosa, però potrei andare a scrivere qua dentro un qualcosa di particolare legato a quel colore verde. Si possono fare dei configuratori, si possono fare, insomma, io l'ho utilizzato sinceramente in tantissime occasioni. Oppure quando vedremo le tabelle, le data tables, che sono delle tabelle per visualizzare i dati, potremo poi, una volta selezionata una riga, mettere l'id di quella riga all'interno di un campo nascosto per dire adesso tu processi quella riga lì con qualche chiamata Ajax. Insomma, io utilizzo tantissimo questo tipo di campi, non riesco a spiegarvi in maniera semplice a cosa servono, ma vi assicuro che servono tantissimo. Vediamo altri tipi di campo che non abbiamo ancora trattato. Beh, abbiamo il bottone, l'input di tipo button. Ok? Input di tipo button, value uguale premimi. Ok? Ok, cosa fa il bottone di tipo button? Assolutamente nulla, almeno che io non gli dica onClick uguale, potrei dire JavaScript, due punti, alert, hello, facciamo una cosa proprio banale che non ha molto senso, ma ok, hello,
potrei chiamare una funzione, potrei aprire una pagina, potrei fare tante cose. L'onClick è il metodo per fare questo. Oppure, utilizzando jQuery, si potrebbe anche dire, in questo caso devo specificare però l'id, bottone 1, lo chiamo, potrei dire che di solito si fa in questo modo, document.ready function. Ok, che cosa vuol dire questa cosa? Questo in jQuery significa quando il documento è pronto, ovvero quando è che il documento è pronto? Quando tu hai caricato tutte, non solo l'HTML, ma tutte le dipendenze JavaScript e quindi jQuery in questo caso, eventuali altre librerie collegate, quando il documento è pronto, fai qualcosa. Ok? Questo è il modo per andare a dire attivati al caricamento della pagina. Adesso io ci metto semplicemente un ciao mondo, giusto per capire se l'ho scritto correttamente. Quindi carico la pagina e vediamo che al caricamento appare ciao mondo. Quindi qua dentro si possono andare a fare cosa? Si possono andare a fare tutte quelle inizializzazioni degli eventi dei bottoni. Quindi io vi stavo facendo vedere che anziché scrivere un clic sul bottone si può fare un'altra cosa di questo genere. Bottone 1 punto on, cioè qual è l'evento che mi interessa? Click, ok, virgola, function, e andiamo a definire la funzione che deve fare il bottone. E qui posso fare anche qui alert, alert giusto per vedere qualcosa, mi hai premuto, ok? Quindi io qua dentro non sto facendo assolutamente nulla di immediato, sto solo dicendo, guarda che il bottone 1 quando verrà premuto lancia questa funzione che non fa altro di eseguire il codice che è contenuto qua dentro. Potrei ovviamente chiamare altre funzioni e così via. Quindi ricarico la mia pagina, vediamo che non succede nulla, ma quando premo il bottone, premimi, mi hai premuto. E questa è la gestione degli eventi con jQuery. Quindi vado ad associare a un bottone alla pressione del bottone un evento. Anche l'evento onSubmit si potrebbe fare così in realtà. Quindi anziché scrivere qui nel form onSubmit, potrei dire all'oggetto form onSubmit return valida form nello stesso modo. Siamo arrivati quasi alla fine, vediamo il bottone di tipo reset a questo punto. Che cos'è il bottone di tipo reset? Allora, è sempre un input di tipo reset, se vogliamo, e in questo caso il value è sempre il testo che vogliamo scriverci dentro, quindi eccolo qui. È apparso in questo modo, è un input di tipo reset. Compare come un bottone. Ma cosa succede? Se io scrivo delle cose qua dentro, vado a fare reset, oppure scelgo anche questi checkbox, insomma faccio un po' di scelte, con reset il form viene resettato, ripristinato ai valori predefiniti. Quindi i campi di tipo radio button e checkbox che non avevano alcuna selezione tornano bianchi, così come nome e cognome, così come età, email, eccetera, eccetera. Mentre le text area rimangono col valore predefinito, quindi rimane tutto come era, insomma, inizialmente. È una sorta di cancella quello che ho scritto e voglio ricominciare a scrivere. Abbiamo poi il campo di tipo colore, input di tipo color, colore, colore. Vediamo come compare. Ecco, adesso non gli mettiamo nessuna label, comunque compare così come un color picker, in cui si vedono poi i colori con la codifica RGB o HSL. Possiamo anche scrivere un valore noi, FFFFF, che è il bianco, scusate, FF, ok,
e quando io farò l'invio otterrò il valore in esadecimale, eccolo qui. Posso anche dargli un valore predefinito, ffcc44, ok, quindi già preimpostato, o posso dargli, come abbiamo fatto prima, una lista, mia lista colori, ok, quindi ripetiamo la stessa cosa. Ovviamente qua dentro nei valori dovranno esserci dei valori ABBCC, FF00C4, B31200. Carichiamo e abbiamo questi tre colori predefiniti, io li ho fatti a caso. Altrimenti andiamo su altro e abbiamo di nuovo il picker. Tutto qui. Abbiamo poi il campo di tipo URL, quindi div input di tipo URL, che sono sempre dei campi di testo con in aggiunta dei controlli. URL, label for URL. Vediamo come compare. Un attributo interessante per il campo di tipo URL è il pattern, ovvero io potrei decidere che l'URL deve essere un HTTPS // e poi qualcosa. Magari posso mettere anche un placeholder per ricordare come deve essere scritto. Quindi se io scrivo solo www.google.com non me l'accetta, ma se scrivo https // a questo punto abbiamo l'invio. Vediamo gli ultimi campi. Allora ci rimane ancora da vedere il tipo range molto velocemente. Lo chiamiamo range. Possiamo dargli un valore di minimo 10, max uguale 20 e poi step uguale 0.5, anzi 1 facciamo. Carichiamo, diamo anche una label, range. Come compare il range? Come una barretta colorata in cui noi possiamo spostare questo pallino dal punto al valore 10, che è il minimo in questo caso, al valore 20. Step di 1, quindi se noi facciamo così dovrebbe essere 19, vediamo se è vero, eccolo qua, 19. Vediamo l'ultimo campo, quello un po' più complicato di tutti, che è il campo file. Allora, file e file. Che cos'è questo genere di campo? È un selettore per i file che si vogliono caricare. Allora, carichiamo di nuovo il tutto, cliccando su Scegli file, mi apparirà un selettore dove è possibile selezionare qualsiasi tipo di file. Se volessi però limitare il tipo di file da caricare, potrei utilizzare l'attributo accept e scrivere image/png, image/jpeg, ad esempio, per caricare solo delle immagini. Andiamo quindi a selezionare il nostro file. Posso selezionare solo file di tipo immagine, png o jpeg, seleziono fiore e faccio invia. Ok, lui mi vede un campo di tipo file, o meglio di nome file, con all'interno un nome. Però se io, che è il nome del file, se io però volessi gestirlo lato back-end, quindi volessi veramente ricevere quel file, non mi basta avere il nome, devo avere tutto il file. E per fare questo io devo per forza di cose andare nel form e aggiungere un attributo che è length type.
mettendo come valore multipart/form_data. Se non aggiungo questo attributo, il file non arriverà mai. Se volessimo ricevere questo file veramente e gestirlo lato backend, lato PHP, non solo dobbiamo aggiungere questi tag del form, ink type multipart form data, ma nel file che riceverà il file dobbiamo andare a gestire una variabile particolare. Andiamo a vedere qual è. Allora, scriviamo print r, quindi andiamo a vedere la struttura di un array che si chiama files di indice file, quindi array associativo di indice file. Perché questo array? Perché $-files è la variabile globale che permette di gestire i file inviati dal PHP, da una pagina al PHP. Ma noi andremo nella fattispecie a vedere il contenuto dell'array di indice file. Perché? Perché noi abbiamo detto nel form che il nostro file si chiama file. Quindi andiamo a vedere che cosa succede. Andiamo a caricare il fiore un'altra volta, andiamo a inviarlo e vediamo che l'array files di indice file contiene il nome del file, il path, il full path, il tipo, quindi lui già riconosce che è un'immagine tipo JPEG, e poi abbiamo due cose molto interessanti, il TMP name, che è una cartella temporanea di questa macchina Windows dove il file, una volta caricato, è rimasto, ok? Noi dovremmo andare a prenderlo da lì, vedete che è un file che ha un nome che non vuol dire nulla, è un file temporaneo, che avrà un nome probabilmente sempre diverso. Noi dovremmo andare a prenderlo da lì e spostarlo nella cartella che ci interessa. Dopodiché abbiamo un altro attributo che è error e la dimensione in byte del file. Quindi quello che si va a fare è fondamentalmente questo: si va a fare riferimento al TMP name e quindi si dice se non è vuoto la variabile $files di file TMP name, che sono all'interno del primo array files di file, ok? Quindi questo è l'array, il primo livello. Dentro di questo io voglio vedere se esiste la variabile TMP name. Se non è vuota, quindi vuol dire se ho inviato un file, altrimenti sarebbe vuoto, che cosa vado a fare? Vado a, sempre con un if per vedere se ho avuto successo, move uploaded file, vado a chiamare questa funzione che mi muove, cioè mi sposta il file, togliendolo da dov'era, ovvero da files, file tmp name, e me lo mette in un path che voglio io. Ok? Se questo ha successo, allora printa, scrivo, il file è stato caricato correttamente. Altrimenti printa il file non è stato caricato correttamente. Ok. E ovviamente il path lo devo decidere io. Quindi il path per me vuol dire, ad esempio, la cartella dove sono io in questa pagina, slash immagini. Ok? La voglio mettere qui. Quindi io vado nella mia cartella dove sono adesso, che è lezione 5, creo una cartella immagini, verifico che sia vuota, torno indietro, scelgo l'immagine del fiore, invio, syntax error perché manca un punto e virgola, ok, rifacciamo, invia. Allora, mi dice adesso can be a directory in linea 14. Sì, chiaramente devo specificare anche un nome del file, cioè non può essere una cartella. Ad esempio, gli metto come nome, gli metto il nome originario che aveva, quindi name. Qui vuole in realtà non la cartella, ma proprio il nome
path inteso come nome della cartella più il nome del file, quindi devo dirgli vai sì nella cartella immagini, ma poi gli metti il nome che aveva originariamente, quindi questo, name fiori.jpg. Riproviamo. Notiamo intanto che la cartella è vuota. Ok, il fatto è stato caricato correttamente. Io ho messo 2 tag di chiusura, vabbè. E se adesso andiamo in questa cartella, vediamo che effettivamente l'immagine è stata caricata. E quindi noi abbiamo effettivamente ricevuto questo file. Chiaramente quello che si fa di solito non è andare a scrivere il file con il nome originario, ma si fa una cosa tipo session id. Adesso non vi ho spiegato ancora queste cose, ma è una variabile di sessione, session id, che è diversa per ogni utente. Poi magari si mette il time, quindi l'orario in formato timestamp, e poi finalmente si può mettere un trattino e il nome del file vero. Vediamo cosa succede se faccio una cosa del genere. Torno indietro, riseleziono sempre il fiore, invio. Questa volta però il fiore si chiama, ok, session id era blank giustamente perché non avevo fatto partire l'inizializzazione della sessione, ve lo spiegherò più avanti. Comunque c'è un trattino, poi c'è un numeretto e poi c'è la parola fiore. Se adesso riprovo a inviare di nuovo il file, ok, avrò un file diverso. Quindi solitamente si dà un nome temporaneo con tutta una serie di criteri e poi lo si sposta magari dandogli il nome dell'utente o del momento preciso in cui è stato caricato, insomma lo si lega in qualche modo a quello che dobbiamo fare. Oppure se un utente è loggato gli si dà proprio l'id di sessione, insomma, dell'utente in qualche modo, o proprio l'id dell'utente all'interno di un database, e si dà un nome sempre diverso. Questo è il modo per andare a caricare i file. Ovviamente si possono andare a verificare anche le dimensioni, perché se la dimensione eccede una dimensione massima, si può andare a bloccare il tutto e si può fare in modo che l'utente debba ricaricare. Ok? Come si fa a fare in modo che un utente possa tornare indietro nella pagina? Si potrebbe fare una cosa del genere. Adesso io lo metto come se fosse PHP, sempre vero. Se, oppure facciamo così, facciamo che se il file non è stato caricato, ok? Io che cosa faccio? Posso chiudere il tag qui, lo riapro qua sotto, metto proprio un URL a href uguale javascript, due punti, history.back, ok, e qua scrivo torna indietro. Quindi torno qui, non ho caricato il file, invio, qui c'è un bottone che mi fa tornare indietro. Questo perché non ho caricato il file. Se avessi caricato il file, ok, non avrei quel bottone. Quindi qui adesso possiamo scatenarci a fare dei controlli. Ricordo che la validazione va comunque fatta anche lato back-end, quindi non basterà fare la validazione lato front-end, ma anche qui dovremo andare a verificare con empty di trim dei campi, anche qui, mi raccomando, sempre se i campi sono compilati o no, almeno quelli obbligatori. Stavo per dimenticare un tipo di campo fondamentale. Come abbiamo visto il tipo date e il tipo time, è possibile unire in un unico campo data e ora. Il tipo di campo di cui stiamo parlando è datetime local, data ora, chiamiamo data ora, creiamo una label, e anche qui è possibile specificare eventuali attributi di minimo e massimo in questo modo qui.
si va a specificare la data con l'anno, il mese e il giorno, separati da trattini, poi si mette una T per time e si va a specificare l'orario 10:00. Analogamente per il massimo potremmo andare a dire che posso arrivare al 20 di febbraio alle ore 17. Se adesso ricarichiamo, effettivamente abbiamo la nostra data che parte dal 10 di gennaio e arriva fino al 20 di febbraio. Supponendo di andare al 10 di gennaio, abbiamo detto che l'orario minimo sono le 10, quindi se io cercassi di selezionare le 9, le ore 9, ok, me lo fa selezionare, però poi quando io invio il form abbiamo un errore, perché la data e ora che abbiamo specificato non rispetta il valore minimo. La stessa cosa ovviamente per il valore massimo, quindi il 20, posso arrivare fino alle 17, se metto alle 18 non funziona. Proviamo a mettere le ore 17 e questa volta è andato. Per il momento il video termina qui, è stato anche abbastanza lungo, spero che vi sia stato utile. Nel prossimo video parleremo ancora di form con HTML e PHP, vedremo la memorizzazione di un form all'interno di un database MySQL, quindi parleremo di database, parleremo di SQL, parleremo di tante cose interessanti. Per il momento vi lascio, se vi è piaciuto il video mettete un bel like, condividetelo con i vostri amici e iscrivetevi al canale. Ciao ragazzi!